Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. L'argomento che voglio affrontare nel video di oggi è abbastanza semplice ma utilissimo, la gestione degli errori in Excel. Nella parte iniziale di questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione se.errore, che abbiamo già utilizzato in varie occasioni negli esempi nei video precedenti. La funzione seErrore consente di individuare e gestire gli errori restituendo un valore specificato dall'utente se una qualsiasi formula restituisce un errore. In caso contrario, restituisce il risultato della formula. Nella parte finale del video analizziamo invece la sintassi della funzione se.non.disp. che è del tutto identica alla sintassi della funzione se.errore. La funzione seNonDisp consente di individuare e gestire un solo tipo di errore, l'errore n/d, di valore non disponibile, restituendo un valore specificato dall'utente se una qualsiasi formula restituisce un errore del tipo nd. In caso contrario, restituisce il risultato della formula. Per comprendere al meglio la sintassi delle due funzioni se.errore e se.non.disp, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Mario, per tenere sotto controllo il suo andamento scolastico, predispone una tabella per il calcolo della media di voti in ogni materia. I suoi genitori gli hanno promesso un regalo se la somma dei suoi voti medi supererà gli 80 punti. Mario inizialmente inserisce alcuni voti inventati, calcola le medie e la somma dei voti medi. Successivamente cancella i voti per poter inserire in futuro i voti reali, ma si ritrova una serie di errori di divisione per zero e, anche con la presenza di un solo errore, non riesce a calcolare la somma. Riesce a correggere opportunamente la formula per il calcolo della media? L'errore di divisione per zero che si incontra nel calcolo della media in assenza di dati è uno dei primissimi problemi che si incontrano quando si utilizza Excel. Lo si incontra spesso quando si utilizzano le funzioni media, media_se e media+se. Per gestire al meglio questo errore possiamo utilizzare la funzione se.errore. La sua sintassi è la seguente: uguale se.errore aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi devono essere inseriti due valori obbligatori. Il primo parametro è la funzione da esaminare. Il secondo parametro è il messaggio o il risultato di una formula da visualizzare nel caso in cui la funzione inserita nel primo parametro restituisca un errore. Il modo più semplice per inserire la funzione se.errore, secondo me, è il seguente. Nella barra della formula, seleziona la formula che vuoi valutare, tagliala, CTRL X, senza l'uguale e dopo l'uguale scrivi se.errore. Seleziona la funzione se.errore e clicca sul pulsante Fx Inserisci funzione. Nella wizard che compare, incolla la funzione precedentemente tagliata, CTRL V, e nel secondo campo di inserimento inserisci il testo che vuoi visualizzare in caso di errore. Io metto virgolette virgolette, cioè faccio in modo che la cella resti vuota in caso d'errore. Premo OK e trascino la formula verso il basso. Ora, cancellando i voti di qualsiasi materia, non viene più segnalato l'errore di divisione per zero e anche il calcolo della somma viene effettuato. Saper gestire gli errori è importantissimo, poiché le formule che fanno riferimento a formule che restituiscono errori producono esse stesse degli errori e quindi anche un calcolo di una semplice somma diventa impossibile. Nel prossimo esempio gestiamo un altro errore molto comune e vediamo un altro modo in cui si può inserire la funzione se.errore. In tabella sono riportati gli importi totali generati dalla vendita di PC, unità di memoria, periferiche e accessori. È riportata anche la quantità venduta di ogni prodotto. Si chiede di calcolare il prezzo medio di ogni tipologia di prodotto e di individuare il prezzo medio massimo e quello minimo, correggendo gli errori derivanti dalla mancata vendita di un prodotto. Come puoi notare, il prezzo medio si ottiene dividendo l'importo per la quantità. Quando un prodotto non viene venduto, cioè sia l'importo che la quantità valgono 0, si ha di nuovo un errore di divisione per 0
È comunque sufficiente che la quantità, o comunque il denominatore di una frazione, sia uguale a 0. Anche in questo caso, le formule dipendenti dalla formula che produce un errore restituiscono esse stesse un errore e si tratta di formule molto semplici, il calcolo di un massimo e di un minimo. Il secondo modo per inserire la funzione se.errore è il seguente. Nella barra della formula, subito dopo l'uguale, digitiamo se.errore, selezioniamo la funzione se.errore e alla fine della formula inseriamo punto e virgola, in modo da digitare il testo da visualizzare in caso d'errore, ad esempio virgolette virgolette, cioè cella vuota. Chiudiamo la parentesi, premiamo invio e trasciniamo la formula verso il basso. Come puoi notare, l'errore è scomparso e tutte le altre formule tornano a funzionare, compresa la funzione cerca x che, in corrispondenza del valore massimo, restituisce il tipo di prodotto venduto. Nel prossimo esempio impariamo a gestire gli errori che si incontrano quasi sempre quando si utilizza la funzione ricerca. In una campagna di raccolta dati, per tutelare la privacy dei partecipanti, vengono annotati il peso, il genere e l'altezza di ogni persona in quest'ordine in una sequenza alfanumerica. Individua i maschi che pesano 100 kg e più. Siccome nella sequenza alfanumerica compare prima il peso, poi una lettera che indica il genere maschio-femmina del partecipante e successivamente un numero che indica l'altezza in centimetri, i maschi sopra i 100 kg sono quelli che nel codice hanno la M in quarta posizione. Utilizziamo dunque la funzione ricerca e cerchiamo la lettera M, primo argomento della funzione, all'interno della prima colonna della tabella, la colonna dati, e iniziamo dalla posizione numero 4. Premendo invio, individuiamo due maschi oltre i 100 kg e un sacco di messaggi di errore, poiché la funzione ricerca, se non trova il valore cercato, restituisce questo tipo di errore. Anche in questo caso, utilizzando la funzione se.errore, cioè digitando se.errore immediatamente dopo l'uguale, possiamo gestire semplicemente l'errore. Alla fine della formula digitiamo punto e virgola, magari di nuovo cella vuota, chiudiamo la parentesi e premiamo invio. In questo modo i due maschi vengono immediatamente individuati e non vengono più visualizzati i messaggi antiestetici di errore. In seguito, con qualche altra funzione di Excel, potremmo benissimo far comparire un altro messaggio al posto di questo 4 insignificante. La funzione se.errore gestisce tutti i tipi di errore, ma per l'errore di tipo ND, cioè valore non disponibile, esiste una funzione specifica che vediamo nel prossimo esempio. Calcola il punteggio percentuale di ogni allievo e, utilizzando le corrispondenze nella piccola tabella a destra, assegna i voti in base alle percentuali ottenute. Se la percentuale è inferiore al 20%, fai comparire la scritta NC, non classificabile. Questo esempio è già stato trattato nel tutorial sulla funzione cerca-vert e dunque è stata calcolata la percentuale come quoziente fra il punteggio realizzato dall'allievo e il punteggio massimo e mediante la funzione cerca-vert, utilizzando le corrispondenze presenti in tabella, è stato associato un voto. Si è cercato il valore contenuto in cella C2 contenente la percentuale all'interno della tabella presente qui a destra ed è stato restituito il valore presente nella seconda colonna della tabella, cioè il voto, con corrispondenza approssimativa. Il problema che si incontra quando si utilizza la funzione cerca-vert è che spesso non vengono trovate corrispondenze in tabella e quindi la funzione cerca-vert restituisce valore non disponibile. Per gestire al meglio questo errore possiamo utilizzare la funzione se.non.disp. Selezioniamo questa funzione, ci posizioniamo alla fine della formula, digitiamo punto e virgola e il messaggio che vogliamo visualizzare in caso d'errore. Io metto all'interno delle virgolette la scritta NC. Chiudo ora la parentesi alla fine e premo invio. Copiando ora la formula verso il basso, puoi osservare che i messaggi d'errore sono scomparsi e è comparsa la scritta NC, non classificabile. Come avrai potuto notare, la sintassi della funzione se.non.disp. È identica alla sintassi della funzione se.errore, ma ci permette di gestire in modo specifico questo errore.
Ad esempio, cancellando il punteggio massimo, compare l'errore di divisione per 0 che si propaga nella formula dipendente. Se avessimo invece inserito la funzione se.errore, sarebbe successo questo. Cancellando il punteggio massimo, il calcolo della percentuale avrebbe prodotto un errore di divisione per 0, ma sarebbe stato assegnato il voto non classificabile a tutti gli allievi. Ma questo non è assolutamente corretto. Annulliamo gli ultimi passaggi e torniamo alla formula originaria, che è quella che gestisce al meglio questo tipo di errore, anche se ti devo dire, io utilizzo sempre la funzione se.errore, che secondo me gestisce al meglio tutti i tipi di errore. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!